Io sono la voce di Selene e questa sera ti guiderò tra rovine sepolte, ombre silenziose e un vuoto che custodisce un orrore antico. Un racconto che ti farà tremare, ma che non potrai smettere di ascoltare. L'incubo sepolto. Era una classica giornata estiva, torrida. Sentivo i vestiti appiccicati addosso, il sudore che scivolava lungo la schiena e il finire delle cicale che mi riempiva le orecchie. Estenuanti, incessanti. Sembravano non far altro che accentuare ancora di più quel caldo insopportabile. Io e la mia compagnia eravamo partite piene di entusiasmo. «Andiamo all'avventura!» avevamo esclamato. Ma ora, dopo ore di cammino nel nulla, iniziavo a pentirmi di quella decisione. Il sentiero non dava tregua. Si allungava davanti a noi come una linea infinita e il rifugio, che sulla carta non era lontano, sembrava diventare sempre più irraggiungibile. Rimasi indietro senza quasi accorgermene. Le gambe pesanti, il fiato corto, la voglia di fermarmi più forte del desiderio di tenere il passo. «Andate pure avanti, io vi raggiungo», avevo detto al gruppo, con un gesto della mano per rassicurarle. Mi ero fermata solo un momento, o almeno così mi era sembrato. Non capivo come fosse possibile. Solo pochi istanti prima le avevo avute davanti, a pochi passi. E adesso la distanza tra me e loro era cresciuta in modo innaturale, come se a un tempo diverso le stesse trascinando via da me. Il rifugio era ancora lontano e a quel ritmo non ci sarei mai arrivata. Ogni passo era più pesante del precedente. La strada, infinita e senza svolta. Fu allora che lo vidi. Un varco tra gli alberi. Un passaggio che fino a un attimo prima non avevo notato. Sembrava un piccolo sentiero, stretto ma ben tracciato. C'era qualcosa di rassicurante in quella via laterale, come se fosse sempre stata lì ad aspettarmi, anche se avrei giurato che un momento prima non c'era. Non era segnato sulla mappa, ma pareva tagliare nella direzione giusta, più breve, più diretta. Feci un calcolo veloce, convincendomi che avrei potuto guadagnare terreno. Taglio di qui e le raggiungo più avanti, mi dissi. Così, senza pensarci troppo, scostai i rami ed entrai in quella scorciatoia silenziosa, lasciandomi alle spalle quella strada massacrante, davanti alla promessa di una più leggera. All'inizio non sembra così diverso dal sentiero che ho abbandonato. Il terreno è regolare. La luce filtra tra le foglie e persino l'aria mi pare più sopportabile. Per un attimo mi illudo di aver fatto davvero la scelta giusta. Poi, però, le cose iniziano a cambiare. L'ombra degli alberi si fa più fitta e con essa l'aria diventa più umida, più pesante. Ogni respiro mi costa un po' di più, come se qualcosa di invisibile mi stringesse il petto. Non ci sono più voci, non c'è alcun rumore familiare e anche il baccano delle cicale si è spento. Rimangono solo i miei passi e questo silenzio che sembra allungarsi oltre misura.
Continuo a camminare, ma non capisco dove sto andando. Le forme degli alberi si ripetono identiche. I contorni del sentiero si confondono. Ho l'impressione inquietante di girare in cerchio, di non avvicinarmi mai a una meta. Ed è allora che lo sento. Un ronzio basso, profondo, che sembra salire dal terreno stesso. Un suono che non appartiene a insetti né animali. Qualcosa di innaturale, quasi vivo. Mi fermo, trattengo il respiro e solo allora mi accorgo di dove mi trovo. Davanti a me si apre un luogo che non riesco a definire. Le pietre annerite emergono dal terreno come ossa affiorate dopo un tempo infinito. Sono spezzate, consumate, ma ancora disposte in forme riconoscibili. Archimonchi, colonne scheggiate, frammenti di muri che sembrano aver retto un peso troppo grande. Non assomigliano a nessuna rovina che io abbia mai visto. C'è qualcosa di sbagliato nelle proporzioni, come se fossero state costruite secondo regole diverse da quelle che conosco. Alcune linee si piegano in curve impossibili, altre sembrano inclinarsi senza cadere, sfidando ogni logica. E per un istante ho l'impressione che quelle strutture spezzate non siano immobili. Sembrano protendersi verso di me, allungandosi appena, come braccia pronte ad afferrarmi. In quell'oscurità, per un momento, mi sembra quasi di avvertire un soffio di vita passata. Forse qui c'erano voci, passi, gesti comuni ormai svaniti. Nulla è stato risparmiato, e il silenzio che resta porta con sé una tristezza crudele, grigia e inesorabile. Il terreno è umido, ricoperto da muschi scuri che emanano un odore acre. Intorno non vola un insetto, non si muove una foglia. Tutto sembra sospeso, come se la foresta stessa trattenesse il respiro. Poi il ronzio si fa più forte. Non proviene da un punto preciso. È ovunque. Vibra sotto i piedi, scivola nelle ossa, risuona dentro la testa. È un suono basso, inumano, che sembra sussurrare un linguaggio che non capisco, ma che mi fa rabbrividire. Il cuore accelera. La pelle si copre di brividi freddi. Sento lo stomaco contrarsi, le gambe farsi deboli. Non è solo paura di ciò che vedo, è la certezza che questo luogo non è vuoto. In quell'attesa so di non essere sola. Qualcosa è qui, fermo, invisibile, e mi osserva. Io questo posto lo conosco. L'ho visto nei miei incubi, anni prima. C'era sempre qualcosa lì, un essere indistinto, enorme, più antico delle stesse rovine che ora ho davanti. Forse la vera causa della loro rovina, della loro caduta in macerie. Non aveva un volto, né una forma precisa, ma la sua presenza era schiacciante, impossibile da ignorare. Nei miei sogni mi inseguiva senza tregua, spingendomi sempre più vicino a un varco oscuro.
un abisso che non aveva fondo. Eppure non riusciva mai a prendermi. Io mi svegliavo sempre un attimo prima che potesse afferrarmi, con le lacrime agli occhi e il terrore che mi stringeva la gola. E ora, davanti a queste rovine reali, capisco che non era solo un incubo. Non so da quanto tempo sono qui, ferma, con gli occhi fissi su quelle rovine impossibili. Il ronzio cresce, mi martella la testa, finché ogni pensiero diventa confuso, pesante, come se stessi affondando in un sonno innaturale. E poi lo vedo. Non è un corpo né una forma precisa. È un'ombra che si piega e si allunga, più antica delle pietre stesse. Un contorno che sfugge allo sguardo ma che incombe su di me come una presenza incolmabile. Mi sembra di scorgere arti che si muovono senza ordine, occhi che brillano di una luce pallida e distante. Ma forse sono solo frammenti di ciò che la mia mente riesce a sopportare. Faccio un passo indietro, ma le rovine sembrano protendersi verso di me, come se volessero consegnarmi a quella cosa. E in quell'istante la paura è immensa. Il cuore mi esplode nel petto. Non riesco a mantenere lo sguardo su quell'essere. Mi accovaccio a terra, coprendo il viso nel panico più totale. È troppo da sopportare, troppo. Tutto si spegne. Quando riaprii gli occhi la notte era calata. Non ero più in quel luogo. Intorno a me c'era solo una foresta normale. Alberi comuni. Il terreno coperto di foglie secche. Nessuna rovina, nessun suono. Tranne che per il mio respiro affannato e il cuore che sembrava sul punto di scoppiare. Poi le sentii, voci concitate che mi chiamavano per nome. Le mie amiche. Non vedendomi arrivare avevano chiesto aiuto, fatto partire le ricerche. Mi trovarono a terra, piegata su me stessa in una posizione innaturale, con lo sguardo vuoto e le mani serrate. Per loro fu solo una brutta avventura finita bene. Mi abbracciarono, cercarono di tirarmi in piedi, di rassicurarmi. Io annuii, mi lasciai guidare, ma dentro di me sapevo che non era finita, perché quello che avevo visto non era solo un'illusione, non era soltanto un sogno, era stato il primo segno. L'incubo che per anni mi aveva inseguita nel sonno aveva trovato una crepa, un varco. La barriera tra ciò che è reale e ciò che non dovrebbe esserlo si stava spezzando, poco alla volta. E sapevo, con una certezza glaciale, che non era finita. Non lo era affatto. Il mostro stava arrivando. La storia si ferma qui, ma non finisce. Resta sospesa, come un sussurro antico tra le pieghe della notte. Lascia che il silenzio ti avvolga, dolce e quieto. Che i sogni vengano lievi, mentre nell'oscurità un'ombra resta in attesa. E che tu, anche stanotte, possa chiudere gli occhi e lasciarti andare.